Cari amici, oggi andrò a utilizzare per la prima volta un puliscicatena. Sono curioso di vedere se funziona, se pulisce veramente la catena. Ci sono vari modelli di puliscicatena, il mio è uno piuttosto economico. Ora vi faccio vedere come funziona. Innanzitutto è composto da due pezzi, il corpo centrale, una specie di serbatoio che adesso andremo ad aprire, e una maniglia che va infilata nei binari qui, ma la infileremo dopo. Ora andiamo ad aprire, c'è la freccia open, si deve aprire. Ecco, al suo interno, come potete vedere, ci sono una serie di ingranaggi e di spazzole. Vi faccio vedere la parte superiore, ha questo ingranaggio che gira e qui una serie di spazzoline, e poi anche la parte sottostante ha tutta una serie di ingranaggi che girano, perché ovviamente, come avrete intuito, la catena è da far entrare in questo spazio. Ingranaggi che sono tutti accompagnati da delle spazzoline che andranno a spazzolare la nostra catena. Questo pezzo qui invece è composto di plastica, una plastica gommosa con delle linguette che andranno ulteriormente a pulire la nostra catena. Quindi la catena, una volta infilata in questo varco qui, è chiusa con questo qui e fatta scorrere tramite l'ausilio dei pedali, andrà a fare girare tutti questi ingranaggi che andranno a inzupparsi in uno sgrassante, in uno sgrassatore che metterò qui sotto, perché qui sotto è una specie di vaschetta dove va inserito il liquido sgrassante per pulire la catena. Ora, nei modelli più costosi solitamente c'è una tacca che indica a quale livello deve essere inserito il prodotto sgrassante. Qui la tacca non la vedo, ma a occhio e croce bisognerà inserirlo per un paio di centimetri. Ovviamente non bisognerà superare questo buco, perché se noi riempiamo oltre questo buco il liquido uscirà dai due fori. Bene, procediamo al riempimento con il nostro sgrassatore. Mi sono messo dei guanti per evitare di sporcarmi le mani. Ecco il nostro sgrassatore, ne infiliamo un pochino. Ecco, io l'ho infilato sino a questo livello qui. Adesso non posso alzare e piegarlo perché ovviamente mi si ribalterebbe tutto. Si può vedere all'interno. Bene, ora andremo a metterlo sulla nostra catena. Un consiglio che mi sento di darvi, oltre a chiudere il recipiente del vostro sgrassatore, è quello di mettere per terra una serie di giornali per evitare di macchiare il vostro tavolo o il vostro pavimento, e di acquistare uno sgrassatore ecologico. Questo ovviamente per rispettare l'ambiente, ovviamente anche perché se avanza non si sa mai come smaltirlo, e poi per evitare di respirare vapori nocivi. Il nostro puliscicatena è carico, come potete vedere da queste immagini. Ecco il livello, praticamente il livello è questo qua, al quale l'ho riempito. Spero che sia giusto, casomai se è da aggiungerne faccio sempre in tempo ad aggiungerlo. Adesso incastreremo la catena tra gli ingranaggi e chiuderemo. Altro piccolo consiglio che mi sento di darvi è quello di regolare la bicicletta sul vostro cavalletto in maniera che la catena sia parallela al pavimento, non storta, perché inclinato ovviamente farebbe fuoriuscire il liquido. Una volta chiuso il nostro puliscicatena, gli applichiamo il manico. Giunti a questo punto si tiene il nostro puliscicatena per il manico e si gira in senso antiorario. Questa operazione può durare 1 o 2 minuti o anche di più a seconda del grado di sporcizia della vostra catena. Sulla catena, scusate se prima mi sono dimenticato di farvi vedere com'era sporca, si comincia già a vedere un po' di pulizia. Procediamo all'estrazione del nostro puliscicatena. Come potete vedere il risultato è quasi perfetto, la catena sembra nuova. Ora bisognerà passare alla sua lubrificazione. Per fare ciò userò un olio al Teflon da mettere goccia a goccia in ogni maglia della catena. La cosa importante è metterlo nella parte sottostante della catena.
Finita questa operazione si fa girare la catena in modo da permettere all'olio di penetrare bene nei cilindretti e nei vari interstizi della catena. Bene amici, il lavoro di pulizia e lubrificazione della nostra catena è terminato. Ora attendo ancora un po' di tempo in modo che l'olio riesca a penetrare bene nei cilindretti della catena e poi con uno straccio passerò di nuovo la catena in maniera da pulire tutto l'olio che è in eccesso, quello che si ferma all'esterno della catena e che sarà quello che attirerà la sporcizia. Quello invece che è penetrato all'interno sarà quello che permetterà di avere una pedalata più fluida, meno faticosa e migliore per tutti gli ingranaggi della nostra bicicletta. Grazie per avermi seguito anche in questo video, spero vi sia stato utile. Mondo della pulizia e lubrificazione delle catene, Lucoral è stato qui. Un saluto a tutti da Lucoral.